Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi parleremo di monopattini elettrici, bici elettriche e tutta la micromobilità elettrica in generale. E allora, a questo poi vi implemento anche un nuovo discorso: come scegliere un monopattino elettrico, come scegliere una bici elettrica, vedendo che in questi giorni stiamo avendo questo grande boom grazie anche agli incentivi che il governo italiano sta mettendo in atto, cioè 500 euro massimo di sconto sull'acquisto di un monopattino elettrico, di una bici elettrica. Anche per questo, ragazzi, non se ne trova quasi più, perciò vediamo intanto quale acquistare e perché acquistarlo. Innanzitutto, come lo devi scegliere? Devi intanto farti l'idea di dove tu devi andare su per giù, quali sono le tue percorrenze, se fai strade in salita, se fai rettilinei, se hai possibilità di una ricarica a portata di mano, o per esempio abiti in un condominio, devi portarlo su, e lì la bicicletta, ragazzi, è un problema perché è grande. Il monopattino lo chiudi, te lo metti in spalla e lo sali volendo. E poi intanto questo, capire i tragitti che potresti fare più, diciamo, spesso, così da sapere anche l'autonomia, scegliere anche l'autonomia, quale batteria, anche se loro escono con batterie, diciamo, standard originali di casa e non puoi in teoria modificarle. Perfetto. Fatto questo, devi andare anche a valutare un'altra cosa: il tuo peso, o il peso di chi dovrà portare il monopattino o la bici elettrica. Perché? Perché è normale che più sei pesante, più potenza, più peso il monopattino, il motore dovrà spingere. Diversamente, più sei leggero, più camminerà e meno forza farà e meno consumi alti avrai. Anche per questo è importante per la scelta dei watt, perché i watt sono uno dei valori importanti nella scelta di un mezzo di micromobilità elettrica. Abbiamo i watt, ok, che è la potenza del motore, massimo 500 watt massimo. Perciò se sei pesante non andare su un 250, prendi direttamente il 500 che è il massimo che si può camminare. Poi abbiamo milliampere-ora o wattora. Ragazzi, milliampere-ora o ampere-ora o wattora sono la stessa e identica cosa, solo espressa in unità di misura differente. Queste voci cosa indicano? Indicano la capacità che ha quel pacco batterie, il pacco batterie che solitamente è a litio, solitamente è fatto da celle 18650 o 21700 o 26650. Se è un modello vecchio potrebbe anche avere delle celle litio, quelle ultra sottili, quelle a borsetta affiancate. Però, ragazzi, parliamo di prodotti vecchi che ancora montano quel pacco batterie e che non vanno bene, perché quelli gonfiano e poi scoppiano. Un altro dato importante da tenere in mente quando acquisti un monopattino, oltre questi, è avere un'idea, se te lo scrivono, delle correnti di uscita della batteria. Perché se tu in un futuro volessi andare a fare un upgrade, cioè dare un qualcosa in più di spinta al tuo mezzo elettrico, ragazzi, lo puoi fare senza dubbio. Non stiamo parlando di velocità, perché la velocità a chilometri orari è programmabile solitamente è programmabile dal cellulare. Hanno delle applicazioni, li programmi da lì. Oltre, se non sbaglio, 25 km orari non possono fare, anche se nella realtà
E un 500 watt, ragazzi, senza limitazioni, senza strozzature, andrebbe anche oltre, ma molto oltre. Ok? E perciò, fatto questo, dobbiamo passare alla parte che a me piace tanto: l'upgrade di questi mezzi, ragazzi. Numero 1: non è consentito dalla legge modificare le velocità dei mezzi, qualsiasi sia. Massimo la velocità da legislazione in uso in questo momento, 25, 20, in base poi a dove sei, alla zona di riferimento. Puoi però andare a modificare la capacità della batteria, ragazzi. La capacità della batteria a cosa porta? Porta ad avere più autonomia, puoi fare più strada, perfetto. Ora, un'altra cosa da fare qual è? Quando vai ad acquistare il tuo monopattino, cerca di capire che pacco batterie monta, perché, ragazzi, il succo, oltre il motore, perché è anche ottimo se riesci a capire nell'effettivo le vere potenze del motore, se realmente è un 500 watt o se è un 300 e lo spacciano per 500, perché, ragazzi, queste cose purtroppo succedono. Io ne ho viste a bizzeffe nella mia vita lavorativa, ho incontrato lasciamo stare. Stavo dicendo che è importante le batterie. Dovete riuscire a capire la batteria, che capacità ha, che celle monta nella realtà. Perché questo? Se il tuo pacco batterie monta celle lidio 18650 ed è normale, di quelli, diciamo, piatti e lunghi, sotto, diciamo, dove appoggi i piedi nel monopattino, là sotto di solito mettono il pacco batterie, o in alternativa nella canna dello sterzo, però a me quello veramente non piace. Meglio quello che ce l'ha sotto, è migliore per tante cose. E allora, mettiamo il caso che questo tuo pacco batterie pagato X, questo monopattino pagato X, lo pago per esempio 100 euro, poi c'è il modello che ha qualcosa in più di autonomia, perciò in teoria ho un pacco batterie diverso che mi dà più autonomia e mi costa il doppio. Cosa faccio? Prendo quello più scarso, tanto il motore è uguale, la struttura è uguale, l'applicazione è uguale, devo essere certo che ciò che cambia è solo la batteria. Ragazzi, io non prendo quello più costoso, perché la batteria me la faccio, perché se quella batteria scarsa monta celle, metti caso da 2000, io me la faccio con celle da 3000, 3200, 3500, ragazzi, mAh. Sai cosa vuol dire? Che ho dato almeno un 40-50% in più di autonomia, mantenendo le spese, perché se me la faccio io mantengo le spese, e in più con gli stessi ingombri, perché metti il caso 30 celle c'erano in quella vecchia, 30 celle mie ci saranno, con la sola differenza che le mie hanno più capacità, sono migliori, possono andare a, diciamo, trattenere molta più energia, più autonomia. Nello stesso tempo, un'altra modifica da fare importante, ragazzi, è quella del BMS. Questo non ve lo dice nessuno, ve lo dico io. Il BMS è quella scheda elettronica che dà corrente, potenza, watt al motore. Se la BMS è una BMS scarsa e tu la sforzi, va a finire che si brucia, ragazzi, si brucia, non funziona più, se ne va in tilt e non ti dà la potenza che vuoi. Ok? Se invece tu quella BMS, mettiamo il caso di un pacco batterie da 36 volt, perciò un 10S, tu prendi il pacco batterie,
lo modifichi togliendo la BMS originale, vai a mettere un'altra BMS con una corrente standard, diciamo, come dato di targa, ecco, molto più alta, e in più una corrente di picco ancora più alta, tu avrai potenziato lo spunto del monopattino. La velocità no, perché la velocità c'è sempre l'elettronica che la gestisce. Gestendo la velocità tu avrai migliorato solo la forza del monopattino, per esempio in salita, un sorpasso. Tutto questo è la corrente, ragazzi, corrente di impulso. Ovviamente deve avere anche delle celle che lo permettono, che di solito quelle di serie però tante volte modificando solo il BMS tu riesci a potenziare di una percentuale. Poi è normale, ragazzi, se prendi un BMS economico e può capitare che non hai concluso niente, che sono lì con i valori con la BMS originale. Se invece prendi un signor BMS, che io sotto in descrizione ti lascio alcuni link, ragazzi, questi sono BMS da paura. Questi la corrente se la sniffano, questi non hanno paura di sovrattensioni, non hanno paura di riscaldamento, questi hanno MOSFET belli che ti permetteranno di avere correnti di uscita ottime, e infatti costano. Che cosa vuoi? Tutto non puoi avere. Perciò parti dal mio consiglio: acquista un monopattino scadente, non dico il più scadente di tutti, che ti piace esteticamente. Per la parte, diciamo, motoristi, motore almeno 500 watt, però, ragazzi, reale, non fake, E poi per quanto riguarda la batteria si può passare a creare un pacco batterie personalizzato, un pacco batteria ad hoc con BMS ad hoc, che ti permetterà di andare dove vuoi senza problemi. Nel prossimo video, ragazzi, andremo a vedere un altro upgrade che puoi fare nel monopattino, anche nella bici, molto interessante. Se il video ti è piaciuto, un like, mi raccomando, iscriviti al canale, schiaccia la campanella, è molto importante. Ti ricordo tutti i link in descrizione. Se vuoi iscriviti al canale Telegram. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Ciao!